Ciao a tutti amici di Retro Edicola, siamo qui in questo nuovo Retro Video Beat ancora a parlare di PlayStation. PlayStation 1, uno dei giochi che ha fatto la storia della PlayStation e anche la storia dei rhythm game in senso più generale su tutte le console, ed è Parappa the Rapper. Parappa the Rapper è un gioco del 1996, sviluppato appunto per la PlayStation 1, in cui impersoniamo questo cagnolino, che si chiama Parappa, e vuole raggiungere i suoi obiettivi, tra cui il suo obiettivo principale è quello di conquistare il cuore della sua amata, Sunny Fanny. Per raggiungere però questo risultato dovrà passare attraverso una serie di livelli, in cui dovrà affrontare o comunque seguire degli altri personaggi presenti nel gioco, e dovrà ad esempio imparare delle mosse di karate, dovrà prendere la patente, dovrà preparare una torta per il compleanno della sua amata, tra l'altro una torta ai frutti di mare. E in tutto questo dobbiamo guidarlo al ritmo della musiche bellissime, per appunto raggiungere il punteggio alto e fargli superare il livello. Il primo argomento di cui bisogna parlare, parlando di Parappa the Rapper, sono le musiche. Le musiche che sono costruite per ogni livello sono dei motivetti quasi rap orecchiabilissimi e che ti entrano in testa praticamente immediatamente, sia le musiche che le canzoni surreali, completamente surreali, canzoncine che ti prendono e non ti mollano più. Da non trascurare anche l'aspetto grafico, coloratissimo, cartunesco, in cui i personaggi sono costruiti in questa maniera molto molto particolare, sembrano disegnati su un foglio di carta e si spostano come se fossero fogli di carta, sottilissimi, quindi se li si guardano di profilo spariscono. Un tocco molto giapponese secondo me, molto, molto kawaii come si suol dire. Difatti in Giappone è stato un vero e proprio fenomeno di culto. È stato fatto non solo un secondo capitolo oltre a questo, un capitolo parallelo a Jammer Lemmy, ma anche un anime, quindi a livello di cultura ha avuto sicuramente un certo impatto, non solo dal punto di vista del videogioco. Il gioco si sviluppa su 6 livelli che all'apparenza possono sembrare pochi, ma in realtà la rigiocabilità è assolutamente garantita, al di là della possibilità di modificare il livello di difficoltà da normale, tra normale e facile, ma anche per rivedere i personaggi, per cercare di fare il punteggio migliore, perché oltretutto, a seconda di come giochiamo, se giochiamo bene o male, le scene con cui viene sviluppato il livello cambiano. Ad esempio, quando prepariamo la torta con la cuoca televisiva, se noi facciamo male questa torta, quindi schiacciamo male i pulsanti, questa esce dallo schermo della TV e ci viene a rimproverare direttamente e ci segue da vicino finché non miglioriamo la nostra partita, il nostro punteggio. Quindi anche solo per rivedere tutte le varie scene, tutte le varie alternative che ci possono essere, si rigioca più che volentieri. Una particolarità che va citata per il gioco in sé e per l'epoca in cui è stato pubblicato è che è stato tradotto completamente in italiano, quindi è possibile seguire la storia, capire la storia anche per chi se la cava meno con l'inglese. È vero che non è una storia così avvincente, così particolare, però è bello comunque capire bene cosa succede, capire cosa stanno facendo i personaggi, e essendo nel 1996 parliamo comunque di un periodo in cui non tutti i giochi venivano tradotti in italiano. Basti pensare che giochi monolitici tipo Final Fantasy VII non sono mai stati tradotti in italiano, perciò anche questo lo rende comunque più fruibile ad un pubblico che non è magari patito di giapponesate, come ci piace dire, oppure di giochi musicali in generale. Resta il fatto che invece per chi è appassionato di rhythm game o giochi musicali è praticamente una pietra miliare, uno dei primi giochi forse comunque sulla PlayStation a sdoganare un po' questo tipo di gioco e renderlo fruibile praticamente a tutti. Vi ho detto forse non tutto ma tanto del gioco, non vi dico tutto perché per invitarvi, per invogliarvi a provare questo gioco, a giocarci e a capire tutte le potenzialità che sicuramente ve ne faranno innamorare immediatamente, e poi di passare qui al club, di farci una visitina, farci una partita, fare una sfida, anche se non c'è la modalità 2 giocatori, ma fare una sfida a chi fa il punteggio più alto. Per questa volta è tutto, da Nicola un saluto, alla prossima, ciao! Stay together, play forever, che se stiamo insieme l'emozione sopravvive, ogni retro game